Bodo Glimt Inter 3-1, è una sconfitta secondo me anche un filo troppo punitiva per quello che si è visto in campo, dove comunque la prestazione dell'Inter non è stata brillante, anzi, e oggi il mio format delle 5 cose che potresti non aver visto lo cambio un po' rispetto al solito e voglio prendere spunto dalle domande, dalle critiche, dai commenti che avete lasciato sotto ai nostri contenuti e nel club di Passione Inter. Ho raccolto i temi più ricorrenti, sono andato a rivedermi tutte le occasioni principali del match, sono andato a rianalizzare la partita, ho analizzato un sacco di numeri e ho messo tutto insieme per condensare il tutto in questo nuovo contenuto in cui vi do il benvenuto e ben ritrovati amiche e amici interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, dai che stiamo continuando a volare qui sul canale più seguito quando gioca l'Inter. Anche ieri sera in occasione di Bodo Glimt Inter oltre 4.000 spettatori, abbiamo surclassato qualsiasi altro competitor e imitatore dei nostri format. Parliamo di Bodo Glimt Inter, di una partita in cui il primo punto in assoluto che è stato commentato e che mi avete sottoposto anche voi nei commenti è stato quello relativo al campo e al sintetico di Bodo, un campo che oggettivamente crea un vantaggio molto forte a questa squadra che è abituata a ottenere grandi risultati qui, dove ha perso solo 9 partite su 44 in campo europeo. È una squadra che comunque è forte anche in trasferta, l'abbiamo visto con l'Atletico Madrid e non solo, ma è evidente che il campo in sintetico e le condizioni climatiche creano un fattore favorevole, ecco, per il Bodo. Lo dicevano anche tanti ex calciatori, ho sentito anche Borca Valero e non solo, comunque che il sintetico cambia delle cose. Un sintetico che non era nemmeno in perfette condizioni, abbiamo visto diverse volte i nostri scivolare, c'è stato anche all'inizio l'occasione con Lautaro Martinez che si poteva involare e sembrava veramente camminare sulle uova, quindi anche questione un attimo di abitudine. Oltre al fattore sintetico c'è anche il fattore di un Bodo che gioca con un 4-3-3 che contro il 3-5-2 dell'Inter va in difficoltà se lo prendi in ampiezza, cioè se riesci ad allargare le loro maglie, cosa che l'Inter ha anche provato a fare, però con un campo che è anche più piccolo rispetto agli altri si crea anche un'ulteriore limitazione nell'allargare queste maglie, quindi il campo ha sicuramente inciso, non è ovviamente un alibi, non è sicuramente una scusante, perché poi andiamo a guardare la partita e l'Inter le sue occasioni le ha create, ci sono stati pali e altre opportunità che non sono state sfruttate. Primo tempo meglio, secondo me, l'Inter rispetto ad un secondo tempo invece in cui è andata in difficoltà, sono state delle problematiche nello scardinare il loro blocco basso e soprattutto c'è stata anche una differenza di intensità in alcuni momenti chiave della partita. Nella grafica che vi condivido in alto trovate la grafica dell'attack momentum, cioè anche dei vari momenti diciamo di maggiore spinta e delle fasi di gioco in cui comunque l'Inter ha prodotto di più, le barre in azzurro che vedete sotto, ma il Bodo ha avuto dei momenti diciamo di maggiore intensità che ha saputo quindi sfruttare meglio. E secondo me la differenza in questa partita sta tutta qui, soprattutto in Champions League, soprattutto contro questa squadra qua, con queste caratteristiche qua, non puoi permetterti di sbagliare le occasioni, devi essere più feroce quando loro commettono degli errori che anche ieri ci sono stati, errori che secondo me potranno commettere anche al ritorno, a maggior ragione che quindi dovrai essere ancora più preciso nell'andare a sfruttarli. E l'Inter invece ieri non sfrutta questa opportunità, prende dei gol rivedibili con un centrocampo secondo me che ha funzionato poco, una difesa un po' ballerina, qualche responsabilità di Sommer sul secondo gol, come ha detto anche Giulio Cesar. L'Inter ha provato ad allargare la squadra avversaria giocando molto da sinistra per poi chiudere sul secondo palo a destra dove l'Inter ha prodotto molto. L'Inter si è sbilanciata questa volta come produzione offensiva di più a destra pur partendo maggiormente da sinistra. Come vedete in questa sorta di heatmap è un Inter che sulla destra ha una fascia blu più lunga ma è molto più concentrata sempre a sinistra, quindi costruisce sempre di qua e ha provato a finalizzare di più di là, dove Darmian per me ha fatto meglio Darmian in questa partita che Luis Enrique in tutte le altre messe insieme sostanzialmente. Luis Enrique che è entrato anche piuttosto male, come un pochino tutti quelli subentrati dalla panchina, un pochino tutti sono entrati male dalla panchina. E quindi mi collego con questo anche al secondo punto, che è quello relativo alla formazione e alle scelte di Chivu. Tantissimi nei commenti hanno messo in dubbio le scelte di Chivu.
logico, quando si perde i migliori sono sempre quelli o che non hanno giocato o quelli che avrebbero potuto giocare di più. Col senno di poi è sempre così. Vi condivido, magari per chi se la fosse persa, per chi non si ricordasse, la formazione ufficiale con cui è scesa in campo l'Inter, e vi faccio questa domanda subito, poi vi leggo nei commenti e ne parliamo anche in diretta alle 19:30. Guardando queste scelte di formazione, secondo voi è stato sottovalutato l'avversario oppure è stata data più importanza al campionato, come hanno scritto in tanti? Per me erano scelte abbastanza obbligate, un po' in tutti i reparti, soprattutto per la necessità di ruotare alcuni giocatori che sono stati spremuti e che quindi non si dovevano rischiare in questo caso. Qui si potrebbe aprire un'altra parentesi sul tema del mercato che ho sollevato più volte dopo l'estate, che ho sollevato di nuovo a gennaio. Qualcuno dopo un paio di vittorie mi ha detto: ah, tu ti eri lamentato di questo e dell'altro. Ecco, secondo me qualcosina sta venendo fuori anche sul tema mercato, ma ne riparleremo. Qualcuno mi ha scritto nei commenti: poteva giocare Bissac in difesa a destra perché dava più spinta. Il problema dell'Inter, secondo me, a destra non è stata tanto la spinta quanto la fase difensiva, dove Bissek non è che eccella, anzi. E altri hanno detto doveva giocare De Vrij. Può essere, magari De Vrij avrebbe fatto meglio. Non so, ecco, se su 11 giocatori il solo fatto che non abbia giocato De Vrij abbia portato a perdere 3-1. Ecco, non so quindi se un De Vrij in campo avrebbe fatto la differenza tra un 3-1 sotto e una vittoria. Non lo so. Anche se c'è un dato molto particolare che tra poco commenteremo. Per me, come scelte, sono scelte che comprendo e accetto nell'ottica della gestione delle risorse fisiche, e su questa cosa poi ci arriviamo, ma sono scelte che mi hanno convinto molto meno nell'ottica di vincere questa partita. Cioè, se volevi vincere a tutti i costi questa partita, sono scelte che mi hanno lasciato qualche perplessità. L'Inter, soprattutto come vediamo da questa grafica, ha di fatto un centrocampo che per 5 quinti è diverso dal titolare, perché l'unico di fatto titolare oggi è Barella, che però viene schierato non nel suo ruolo, viene schierato nel ruolo di playmaker. E forse in Champions ribaltare così tanto le fonti di gioco di una squadra è una cosa che paghi, soprattutto contro un avversario così particolare. Sul tema delle rotazioni, poi ci si collega al discorso degli infortuni. Per questo dicevo, non capisco molto queste scelte nell'ottica di vincere questa partita, le capisco un po' di più nell'ottica di gestire le risorse, perché poi l'abbiamo visto, l'Inter esce intanto con un problemino per Piotr Zielinski e probabilmente non è il solo. Tra poco ne sapremo di più sulle sue condizioni, ci auguriamo che non sia niente di grave, perché in questo momento Zielinski forse insieme a Di Marco sono i due veramente irrinunciabili, anche se poi c'è lo stop Lautaro che per me è ancora più pesante. Domanda: si poteva evitare l'ingresso di Zielinski nei minuti finali? Lo chiedo a voi, non lo so. L'infortunio di Lautaro invece è quello che preoccupa molto di più, sicuramente. Domani farà degli esami. Secondo me, quando Kivu ha capito che Lautaro Martinez si era fatto male sul serio, ha rinunciato poi all'idea di mettere Di Marco, che poteva eventualmente entrare. Lì ha detto limitiamo i danni e lo teniamo fuori. Ora è preoccupante intanto il calendario, soprattutto, e qui il tema delle tante partite ravvicinate ti obbliga, come dicevo, a fare delle rotazioni. Siamo scesi in campo ieri sera col Bodo, sabato di nuovo in campo alle 18 a Lecce, quindi oggi nemmeno il tempo di fare una sgambata, domani sarà già vigilia e subito in trasferta a Lecce. Poi martedì di nuovo pronti via, si torna in campo contro il Bodo, ma a San Siro, e poi ci sarà leggermente un po' di respiro in più per preparare la partita contro il Genoa, che precede la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, e soprattutto poi il derby, un derby scudetto che ieri sera, ecco, si è arricchito di questo pareggio del Milan contro il Como, che è per noi una buonissima notizia, che ci ha dato un po' di sorriso dopo la notte amara. Ed è un calendario abbastanza preoccupante, che carica di responsabilità, qualcuno dice Pio Esposito. Sicuramente adesso la buona notizia dopo questa partita è un Pio Esposito ancora una volta, vi condivido anche un po' di dati, ancora una volta anche molto generoso nello spendersi per i compagni. Ha fatto una buona partita, anche se lui stesso ha detto che poteva fare di più, poteva prendersi anche qualche fallo in più. L'arbitro ha fischiato poco su questi contatti, un pochino di imprecisione, però ha vinto 4 duelli, di fatto 6 duelli su 14 in totale. Il Bodo ha vinto più duelli rispetto all'Inter, anche questo ha fatto sicuramente la differenza. Però ecco, Pio Esposito sicuramente è difficile da tenere fuori in questo momento, è anche in un buon momento a livello realizzativo, ma
non può essere, secondo me, il solo Pio Esposito a farsi carico dell'assenza di Lautaro Martinez. Io credo che sia arrivato il momento di mettere molta più responsabilità sulle spalle di Marcus Thuram. Thuram, al di là di qualche numero, se vai a vedere gol e assist, il suo contributo è comunque importante, è comunque in doppia cifra, assolutamente sì, ma di gol decisivi ne ha fatti pochi e la sensazione di trascinare l'Inter non la sta dando. Quindi più che Pio Esposito è arrivato il momento che adesso Thuram si faccia sentire con l'assenza di Lautaro, altrimenti così non va nemmeno al mondiale, secondo me, con la Francia, quindi deve darsi una mossa anche lui. A proposito di singoli, il grande tema di questa serata è stato Barella. Tantissimi di voi mi hanno scritto: ma perché non parli di Barella? Barella ha fatto schifo, Barella, ho letto anche dei commenti pesanti, Barella è giocatore da Cagliari e non di più. Io non sono d'accordo, ragazzi. Io non sono d'accordo perché Barella ha sbagliato molto in questa partita, 17 palloni persi sicuramente è un dato non banale, ne ha persi 17 ma avendone toccati 98, è stato molto coinvolto nel gioco dell'Inter. E per me non ha fatto così schifo e ha comunque delle attenuanti, devo dire. Attenuanti intanto dal fatto che torna da un infortunio. Ha giocato in un ruolo non suo accanto a un Mkhitaryan che per me è ormai un giocatore da minuti finali. Non lo vedo più titolare, soprattutto ad alti livelli di intensità, e soprattutto un Sucic che è un tema. Sucic sta ristagnando, ragazzi, in questo momento e mi aspetto francamente molto di più. Barella in un centrocampo così complicato, comunque 98 palloni giocati, 86% di passaggi riusciti con un 80% nella metà campo avversaria, 100% nella metà campo invece dell'Inter. Ha peccato un po' di precisione al cross, soprattutto 2 soli cross riusciti su 6, comunque con un contributo difensivo di 4 contributi difensivi e 9 duelli vinti su 15, ha vinto 8 duelli su 13 a terra. Messo in un centrocampo che non funzionava bene, ha recuperato anche 9 palloni. Per me una prestazione così terrificante non è stata, soprattutto perché è stato anche il miglior dribblatore con 4 dribbling su 5 riusciti. Per cui tanti errori, ripeto, c'è stata anche un'azione nel finale in cui non si è capito con Luis Enrique, non si è capito con Darmian, ha dato un pallone in profondità sbagliando. Tra l'altro quando è entrato Luis Enrique è stato lui a fare di più l'esterno alto a destra, ad allargare le maglie, quindi ha fatto anche più compiti in questa partita. Non è il Barella, la curva di crescita di Barella si è arrestata o comunque si è appiattita sicuramente rispetto a quello che avevamo intravisto nei primi anni di Inter, ma io questa critica così feroce dopo questa partita personalmente non la condivido. Volevo chiudere con una statistica un po' particolare invece, come dicevo, che va presa con le pinze e non vuole essere un attacco a Acerbi, non vuole essere un tentativo di affossare Acerbi, quindi prendiamo con le pinze questa statistica. L'ha sottolineato il nostro Michelangelo nel club di Passione Inter e lo ringrazio. Io ieri sera ho visto Acerbi e l'ho detto anche in diretta, un po' vagante qui e là per la difesa, una sua caratteristica che ha avuto spesso. Mi è sembrato però mi sembra spesso un corpo estraneo rispetto all'armonia difensiva che c'è in alcune cose che fa l'Inter. Non che contro la Juventus l'Inter sia stata molto armonica dal punto di vista difensivo, quindi ripeto, non è solo Acerbi, però mi dà questa sensazione qua. Michelangelo è andato a controllare nel club di Passione Inter, ci ha pubblicato il suo report, che in questa stagione Acerbi ha giocato da titolare 17 partite e praticamente Acerbi era in campo in tutte le sconfitte dell'Inter, perché nelle 4 sconfitte che l'Inter ha rimediato in Champions League non ha giocato solo quella contro l'Atletico, mentre c'era nelle altre. La piccola eccezione potrebbe essere contro il Liverpool, che è uscito attorno al 32esimo per infortunio e il punteggio era ancora di parità. Però se consideriamo questa cosa, allora bisogna anche considerare dall'altro lato che contro il Pisa, per esempio, lui esce quando l'Inter era sullo 0-0 e poi l'Inter segna dopo la sua uscita. In Serie A era titolare in tutte le 4 sconfitte, Udinese, Juventus, Napoli e Milan, e non c'era in Supercoppa. Diciamo che è una frequenza abbastanza alta, sembra esserci una sorta di correlazione che personalmente non mi porta a concludere che l'Inter perde per colpa di Acerbi, quindi se gioca Acerbi l'Inter perde. Per me è una conclusione un pochino pesante e incompleta. Però Acerbi, con il modo di difendere che ha l'Inter di Chivu, mi sembra quello un pochino più in difficoltà, mi sembra un giocatore che è arrivato agli ultimi mesi anche di contratto con l'Inter ed è una cosa comunque da tener d'occhio. Comunque, stranamente i bookmakers vedono ancora l'Inter favorita per il passaggio del turno, quindi credono nella rimonta dell'Inter,
Vista questa partita, per me l'Inter resta chiaramente più forte, ma deve fare l'Inter e deve punire nei momenti giusti l'avversario. Pensare di non subire nemmeno un gol al ritorno, per quello che abbiamo visto oggi, non sarà semplicissimo, quindi bisognerà considerare di farne almeno 3 per andare addirittura ai supplementari, nemmeno per passare. Quindi tra infortuni e partite ravvicinate, questo playoff di febbraio, come avevo previsto, come avevo detto, rischia di essere veramente un bagno di sangue, per cui attenzione, rimaniamo sul pezzo e occhio alla trasferta di Lecce che è già un'insidia. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ho sollevato tantissimi temi, quindi ne riparleremo in diretta alle 19:30, ne parliamo anche nel club di Passione Inter, QR code qua su in alto per unirvi alla nostra community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.